Nuova puntata di Connectando Podcast. Ciao a tutti, oggi siamo con Laura Nioi. Laura, benvenuta. Grazie, ciao a tutti, grazie Simone. Grazie a te. Come stai, Laura? Molto bene, dai. Siamo pronti per parlare di numerologia? Assolutamente prontissimi. Allora, Laura Nioi. Nioi è il mio stesso cognome. Già. Ne voglio approfittare un attimo per dire una cosa. Purtroppo le puntate ricevono pochi commenti, forse anche poche condivisioni e forse anche poche visualizzazioni. Quindi magari ne approfitto per la prima volta per chiedere a chi ci ascolta, insomma, se gradisce il contenuto, può mettere il classico mi piace al video, può condividere il video e può anche iscriversi al canale se vuole qua su YouTube. Diciamo che, per incitare le persone a commentare mi è venuto in mente un piccolo giochino scherzoso, dai, permettimelo. Magari Siamo a così casa tua Simone, ti è concesso tutto, vai. vai, mi prendo 30 secondi, così magari qualche commento ci arriva. Vai. Laura Nioi e Simone Nioi, quindi chiediamo agli spettatori, secondo voi, ve lo diciamo alla fine, Laura Nioi chi è? Mia sorella, mia cugina, mia zia o semplicemente una persona che ha il mio stesso cognome? Guardatevi la puntata sino alla fine, scrivete ciò che pensate che sia e poi scoprirete effettivamente chi è. Chiuso questo piccolo Scoprirete l'arcano. scoprirete l'arcano. Torniamo a noi, Laura, quindi siamo qua per parlare di numerologia. Ti chiedo sin da subito di darci una piccola, rapida, indolore definizione per farci entrare subito nell'ottica di questa disciplina, Sì, tecnica, arte. sì. Sì, la possiamo chiamare disciplina. Per quanto mi riguarda è una scienza, anche se viene definita pseudoscienza se noi la cerchiamo nel vocabolario. Ad ogni modo, molto semplicemente, la numerologia è una disciplina che studia il significato dei numeri, perché i numeri cosa sono? Simboli, una delle forme più antiche di simboli che la nostra umanità conosce. Questa è proprio la definizione semplicissima di numerologia. Poi, se vuoi, possiamo approfondire mentre proseguiamo in questo viaggio, chiamiamolo così. Siamo qui per quello, quindi hai parlato di simboli e significati relativi ai Esatto. numeri. Esatto, perché noi Simone i numeri in realtà, cioè noi abbiamo a che fare con i numeri, se ci pensi, tutti i giorni, no, però come li usiamo i numeri? Li usiamo per definire pesi, altezze, li usiamo per misurare fondamentalmente, no, li usiamo in quanto quantità. Invece la numerologia ci parla della qualità dei numeri. Mh? Mh, Ci hai mai pensato a questo? Noi abbiamo a che fare con i numeri sempre, in continuazione. Abbiamo i numeri nel telefono, abbiamo un numero civico in casa, abbiamo una data di nascita che quella già poi andremo a scoprirla meglio, però noi abbiamo a che fare con i numeri continuamente, ma solo per misurare. Non pensiamo che invece il numero porta con sé delle energie e dei simboli che bisogna decifrare. Attraverso la numerologia noi lo possiamo fare. sì, diciamo che nella mia non conoscenza della numerologia, o meglio io la conosco un po', per via dei tarocchi, sono un po' la spina dorsale in qualche modo la colonna vertebrale un po' dei tarocchi. Tra l'altro in questo podcast abbiamo parlato proprio dei tarocchi, abbiamo fatto una puntata apposta sui tarocchi, abbiamo parlato anche della mappa dei talenti, anche della psicogenealogia relativa in qualche modo ai numeri, però la puntata proprio vera sulla numerologia mancava. Io per quanto mi riguarda, mhmm, diciamo che negli ultimi anni, vedo i numeri un po' sulla falsariga del film Matrix, Esatto, quasi come se esatto, se fossero dei codici in un certo esa qual modo che ci parlano, però non ho mai approfondito in realtà, se non, diciamo, i numeri che accompagnano i tarocchi, però proprio nella numerologia vera e propria non sono mai entrato e magari appunto adesso ci sì. entriamo un pochino.
È interessante quello che hai detto perché in realtà, la numerologia e i numeri si basano su questo concetto, almeno secondo Pitagora, stiamo parlando del 600 avanti Cristo, e poi la numerologia che uso io è quella su base pitagorica, che pensavano, i pitagorici, che in realtà i numeri sono i mattoni che costruiscono l'universo, lo scheletro dell'universo, come tu hai parlato di Matrix, no, dei Mh-mh. codici. Infatti, per esempio, posso citarti Galileo che diceva: "Osserva il cielo, la terra e il mare, tutto è visibile perché ha numero. Togli il numero e non rimane niente." Quindi i numeri sono proprio una struttura naturale della natura. No, Galileo diceva anche: "L'universo è un libro scritto coi caratteri della matematica". Quindi è proprio il senso, vedi, tu dici: "Non so niente di numerologia", in realtà non è così. Anche perché poi i numeri fanno parte del nostro inconscio collettivo. Io sono sicura, che tutti in realtà possono fare numerologia, perché il significato dei numeri lo conosciamo già. Ti faccio un esempio: se io ti dico 33, a cosa pensi? Agli anni di Cristo. Esatto, 33 è il numero di Cristo, dell'energia cristica. Quindi vedi che tanti numeri noi li conosciamo già, solo che non c'abbiamo a che fare in questo senso. Però come ti ho detto fanno già parte del nostro inconscio collettivo, che è fatto di cosa? Di simboli, giusto? Sì, diciamo forse un po' che la classica matematica scolastica un No, po' quello ti porta fuori. esatto, quello che stavo per dire, un po' ci ha allontanato magari dal vedere il numero sotto un'altra prospettiva, Sì, no, ci ha condizionato più che altro, no, come tante cose che succedono purtroppo a scuola. Non voglio essere polemica, però purtroppo sì, no, ci fanno vedere solo una piccola parte, però va bene così. Sì, diciamo che sfondi un po' una porta aperta sul tema scuola. mh-mh. Okay, bene, interessante. Ascolta, prima di entrare un po' più nel merito dei numeri, eccetera, qual è un po' la tua storia? Nel senso, com'è che sei arrivata ai numeri? Sì. Allora diciamo che io non li ho cercati, ma che loro hanno trovato me, perché è vero, che io non sapevo niente di numerologia e manco ci pensavo. Poi è successo che in un periodo molto particolare della mia vita, molto definiamolo brutto, Mh, è uno di quei periodi neri dove dici: "Cosa mi potrà succedere peggio di questo?" E invece continua a succedere di peggio, di pe no, quando piove sul bagnato. Comunque, mh, diciamo che all'epoca l'ho definito un brutto periodo, adesso col senno di poi lo definisco veramente un periodo illuminante, veramente fondamentale della mia vita. Comunque, per tornare a bomba, in quel periodo ho incominciato a vedere numeri dappertutto, soprattutto numero 1, nelle targhe, nel telefono, per la strada, insomma dappertutto mi apparivano i numeri e mi è venuta chiaramente la curiosità. Ho incominciato quindi a studiare da sola, per capire un po' il significato, perché poi erano numeri ricorrenti, soprattutto numeri doppi e tripli, che sono numeri maestri, poi vedremo dopo magari perché si chiamano così, e quindi mi sono avvicinata un po' alla comprensione di questi numeri, ho voluto approfondire e quindi poi ho fatto i corsi, e dopo i corsi ho deciso che proprio era un mondo che mi interessava e che volevo portare anche agli altri e che può essere utile, come è stato utile a me nella comprensione di me stessa, del mio cammino, del mio percorso. Insomma, mi sono appassionata e ho pensato proprio di fare anche le consulenze per le altre persone, per aiutarle a capire cosa i numeri in realtà ci vogliono raccontare e anche dove ci vogliono dirigere, perché la numerologia fondamentalmente ha 2 funzioni: uno di conoscenza e l'altro anche di funge un po' da bussola, no, ci porta in determinate direzioni, ci può aiutare a scegliere una direzione, no, come appunto fa il nostro navigatore e dice: "Non passare da quella cioè se passi da quella strada non è che ti dice non passare, ti fornisce il percorso più semplice."
no, ti evita il traffico. E più o meno funziona così, poi magari dopo lo vediamo meglio. Okay, quindi diciamo che un po' nel classico periodo definito da alcuni la noce oscura dell'alma, la Esatto, la notte oscura dell'anima, proprio così. mi Mh. ritrovai per una selva oscura, diceva qualcun altro. Esatto, ero proprio in mezzo al cammin di mia vita, eh. Okay. Gli anni erano quelli, quindi perfetto, tutto tornava. A proposito, della scuola, la Divina Commedia l'abbiamo forse studiata un po' tutti, ma Eh, mai da quell'altra prospettiva esatto. interessante. Anzi, spesso e volentieri diventava quasi una tortura quell'opera. E tornando a noi, quindi, hai attraversato, insomma, quel periodo difficilotto, che chi è, diciamo, in un percorso di conoscenza e ricerca quasi sempre ha attraversato e poi dopo Sì. si rende conto che è stato quasi in qualche modo necessario Ah sì, sì. per Io lo definisco fondamentale, fondamentale. Non è stato il primo, secondo certo. me, perché cioè ne viviamo andiamo un po' a sempre più in profondità, no, come la cipolla, prima la crisi del primo strato, la crisi del secondo, fino a poi arrivare al centro, no? Cioè Fino a quando forse un po' continuano le crisi, perché ti vogliono proprio, far uscire un po' da quel guscio e aprirti gli occhi per ricordarti che c'è altro, no, assolutamente, sì. e nel tuo caso, sono stati i numeri a Sì, dirti: "Laura, occhio che oltre alle somme e le addizioni esatto. c'è altro." Ma e Altro. quindi, spiegami un po' meglio, insomma Sì, stavi attraversando un periodo difficile, a un certo punto iniziano ad apparirti tutta una serie di numeri e tu sì. da che non avevi la più pallida idea di, quell'altro che esiste al di là dell'apparenza, così come di punto in bianco e per magia ti sei iniziata a Allora, interessare, cioè nel senso specifichiamo, non è che io non sapessi cosa che ci fosse dell'altro, no, okay, perché magari avevo un livello di consapevolezza ridotto, chiamiamolo così. Cioè, no, io non ero completamente nella Matrix, se vogliamo usare questo termine. okay, eri già un po' Non ero sì, no, no, però, non ero, a conoscenza di questo mondo dei numeri, cioè non ne sapevo niente io dei numeri, della numerologia, okay? Mh? okay, dei numeri, però avevi già una serie di, conoscenze, intuizioni di altro tipo Sì, sempre, no, sì, 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 quello sì, però diciamo molto ridotta, se posso oggi la posso definire così, no, cioè avevo una credenza che probabilmente, cioè avevo una spiritualità, un mondo mio spirituale, però diciamo ridotto. Mh? Non so spiegarlo meglio, no, okay, mentre con i numeri sono andata proprio oltre in un modo che non pensavo esistesse, okay? certo, Allora, per fartela breve, io ero avevo molta fede cattolica, okay, okay? Okay, quindi io comunque avevo una fede, anche grande. Avevo i miei concetti che però diciamo erano un po' un'eredità di famiglia, okay, per dirtela breve, no? sì, Però io sentivo comunque dentro di me c'era un ampio e grande mondo spirituale, una grande fede, però ero un po' incasellata in quel mondo. Allora i numeri mi hanno aperto, proprio mi hanno fatto superare le mie barriere mentali, mettiamola così. Andare a fare tutto un lavoro sulle mie credenze, anche molto importanti, perché è stato difficile per me, perché come tu ben sai e tutti credo ben sappiamo, stare all'interno di una fede cattolica significa stare dentro norme anche rigide e anche norme dettate anche da un senso di paura. mh, Non so se mi sono spiegata. Non voglio addentrarmi troppo perché se no poi stiamo certo. andando un po' fuori tema, però per dirti, i numeri mi hanno aiutato a capire che esisteva altro oltre quello che mi era stato insegnato e quello che io avevo assunto come vero per me. Okay, sì, non voglio aprire 300.000 parentesi che poi un po' magari ci perdiamo e Ci usciamo da perdiamo, sì. però una curiosità mia, quindi, Sì. diciamo, la tua spiritualità pre-numerologia fondamentalmente era una spiritualità, diciamo così, religio-cattolica. Quindi Esatto. quindi i numeri, la numerologia
è stato, diciamo, il primo approccio in qualche modo spirituale oltre a quello religioso cattolico, o c'è stato anche Esatto, esatto. qualcos'altro? No, no, è stato quello. Nient'altro? I numeri mi hanno proprio fatto fare il salto. Oh, Fuori da quella bolla, chiamiamola così. okay, E poi da lì, dai numeri, poi sono arrivata ai tarocchi, ecco, cosa che per me è stata difficilissima, perché i tarocchi sono assolutamente banditi, sono strumento del demonio okay, e okay. io ho dovuto fare una rivoluzione totale, soprattutto nei confronti della mia famiglia. Mh. Mh. Posso immaginare che Mh. poi vabbè, il demonio, come dicono i tarocchi stessi e Il non demonio. solo, in realtà è l'altra faccia della medaglia, tanto sacra quanto Dio, se vogliamo chiamarlo così, nel senso ha un suo Mh-mh. perché, Lucifer, eccetera, 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 eccetera. Sì. Mh-mh. Però questo un po' per inquadrare, quindi figurati che tipo di salto mi hanno fatto fare. Enorme. Certo, 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 immagino. E Mh. poi, prima di tornare a bomba sulla numerologia, hai incontrato anche, qualche altra tecnica, arte, disciplina, oltre alla numerologia e ai tarocchi nel tuo percorso ad oggi? Beh sì, 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 poi ho da lì poi ho incominciato a proprio ad espandermi, però quello diciamo come mio studio personale, che poi Certo, chiaramente inserisco all'interno della numerologia, quindi taoismo, reiki, cioè da lì proprio ho incominciato a esplorare tutto questo mondo che mi era cioè mi era, perché mi viene da dire mi era stato vietato. Avevo io creduto che fosse un mondo vietato, mettiamola così, dove io non potevo cioè era pericoloso per la mia anima, mettiamola così, no? certo. Vabbè, tu e tanti altri, insomma, Sì, sì, sì. soprattutto magari, tra virgolette, "nel passato". Oggi magari è un po' più sdoganato, è più facile parlare di tarocchi e tanti altri temi senza essere visto come un pazzo demoniaco. Sni Simone, perché, mh, non pensare che sia così sdoganato. No, certo Sono che no. tante ancora resistenze, tante, tantissime. Io poi appunto faccio anche delle consulenze di tarologia e lo vedo. Cioè molte persone mi dicono: "Mi piacerebbe ma ho paura". Certo, però rispetto a 10, 20 anni Sì, 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 sì. quando queste apparizioni dei numeri che poi ti hanno portato insomma a iniziare questo percorso, correva più o meno l'anno? Quanto è passato da allora? Son passati 10 anni. Okay, una decina d'anni. Sì. Eh, non hai insomma, in questi 10 anni non hai notato un minimo un po' più di aperture, curiosità rispetto all'inizio? Insomma, Non più di tanto tanto? un pochino di più, ma non così tanto, non così tanto. Mh. Va bene, va bene. Okay, Stiamo ehm, sconfinando Simone, qui. no vabbè certo, ma No, va bene? sì, in 60 minuti riusciamo dai ad aprire qualche piccola parentesi. Però ovviamente torniamo sui numeri, quindi insomma, noce oscura dell'alma, tanti numeri qua e là, non è una coincidenza, vediamo che significano e lì apriti il sesamo, hai scoperto quanto è profonda la tana del bianconiglio e insomma e oggi i numeri fanno un po' parte Ho preso la la pillolina figliolina. Eh, eh. e lì E ogni tanto di vedremo. e ogni tanto te lo dici: "Cavolo, se avessi ma perché non ho preso l'altra pillolina, se l'è rimasta lì tranqui". Allora, me lo sono detta per tanti anni, in realtà. Adesso no, adesso sono molto felice, però sì. E quando me lo dicevo pensavo proprio a Matrix, dicevo: non sono rimasta lì nell'illusione." Sì, perché comunque ti crea, no, è un po' anche una bolla. È anche confortevole da un certo punto di vista, no, Da un certo punto di vista cioè sì. ti devi prendere meno responsabilità, secondo me, sulla tua vita. Cioè quella legge la segui. È un po' come la caverna di Platone, no, ehm, ho studiato scienze politiche, si sente, no, ogni tanto Sì, 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 va tiro benissimo. fuori. Sono ammesse. Sì, ovviamente, magari per chi non ci sta seguendo e si è un attimino perso in questo momento, ci riferiamo al film
Matrix, che consigliamo di Assolutamente sì. vedere, Tutta dove la saga direi, anche se il primo è il più bello, però io direi tutta la saga fino all'ultimo. sì, dai, il secondo, il terzo e il quarto ci stanno comunque, però il primo Sì, sì, effettivamente è il il primo. primo è il primo, sì, quello Sì, più diciamo dominante. che c'è il Virgilio di Dante, in questo caso il Morfeo di Neo, il protagonista, che a un certo punto dice: "Tesoro mio, sappi che, insomma, viviamo un po' in un'illusione, e io adesso ti do la possibilità di scegliere o la pillola rossa o la pillola blu. Mi pare che la rossa fosse che te la prendi e scopri quanto è profonda la tana del bianconiglio, e la blu domani mattina ti svegli e torni magicamente nella tua illusione, e amen." E c'è poi un traditore che decide, Mh, di tornare indietro e chiede, insomma, a, tra virgolette, "i cattivi", "Voglio dimenticare tutto, voglio tornare nella mia illusione, fatemi diventare un attore, un cantante famoso", insomma, vuole tornare nell'illusione a godersi il cibo e tutti i piaceri, chiudendo quella connessione, connettando e tornando in qualche modo nell'illusione, che appunto dicevamo magari a volte è più facile, però forse la vera realizzazione sta da un'altra parte, no, è un sì, cammino più difficile, però magari ti offre di più. sì, assolutamente. Ti offre di conoscere te veramente chi sei. È che è tosta, no, il conoscete Y Sì, non è facile. no. Però Implica un morire e rinascere tante volte, implica sì, una noce oscura dell'alma, più tante altre, come dicevi tu, no? implica scendere negli inferi. Esatto. Anche. Sì, sì, scendere negli inferi più volte. Sì. E infatti nei tarocchi, quantomeno quelli, di Marsiglia, il 14, se non ricordo male, è la temperanza, l'angelo, in qualche modo hai fatto un percorso, hai trovato un tuo equilibrio materiale e spirituale, però poi se vuoi andare avanti devi fare i conti col 15, che è Esatto. proprio il diavolo, quindi entrare dentro l'ombra, il buio, tutta quella roba lì, scendere in profondità, però poi una volta che scendi e tocchi, tra virgolette, "le profondità plutoniane" che esistono in questa esistenza, poi dopo risali su con la torre, il 16, oh, si stappa la torre in un orgasmo cosmico, e succede dell'altro. Poi mancherebbe il 17, il 18, cioè però nel 21 teoricamente poi finalmente ti realizzi e trovi Nel mondo. nel mondo. Esatto. Sì, 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 sì. Laura, torniamo ai nostri numeri, la numerologia. Possiamo riprendere un attimo la definizione che avevi dato all'inizio e magari un po', espanderla? Sì. Allora, la numerologia è una disciplina che studia il significato dei numeri. Come la possiamo utilizzare nel caso specifico? La possiamo utilizzare per analizzare la nostra data di nascita, il nostro nome e cognome, perché devi sapere che anche ad ogni lettera è abbinato un numero. Mh. Quindi attraverso noi possiamo costruire quello che viene chiamato un tema numerologico. Mh? Okay, E quindi questo ci dà delle indicazioni sulla nostra persona. E ci illumina talenti, ci fa vedere le nostre qualità, ci parla dei nostri blocchi, ci parla delle nostre paure, di quello che abbiamo ereditato, e quindi questa è una funzione che il tema numerologico ci dà. Ma c'è anche tutta una parte dedicata ai cicli di vita, quindi il nostro anno personale, il nostro mese, settimana, giorno personale, ma anche i macrocicli che funzionano, diciamo a numeri si usa il 9 come numero, quindi da 0 a 9 anni, da 9 a 18, 18 a 27, eccetera, perché la numerologia che uso io è di base pitagorica e secondo Pitagora il ciclo numerologico va da 1 a 9, mh? okay, Quindi andiamo a 9, poi andiamo 10, 18, eccetera. Quindi abbiamo macrocicli e poi diciamo microcicli, nel senso i nostri anni il nostro anno. Quindi noi possiamo vedere sia
andare a fare una ricerca, una individuazione di quelli che sono appunto qualità, talenti, blocchi, eccetera, e poi possiamo anche andare a vedere i cicli. Allora lì nei cicli funziona, come ho detto prima, tipo una bussola, nel senso che mi indica in questo momento come sono, qual è su cosa devo lavorare, dove è meglio che io mi diriga. Allora lì io posso, diciamo, approfittare dell'energia del numero che mi sta accompagnando in quel momento e quindi, appunto, approfittando di questo numero so dove devo andare a lavorare. Poi che io me ne accorga o meno, l'energia comunque c'è. Okay, io la posso seguire o meno. Se la seguo, allora non ti dico che il mio percorso sarà liscio, perché questo chiaramente non è così. Però comunque so, ho l'indicazione, così come facciamo proprio l'esempio della bussola o del navigatore che ti indica qual è il percorso migliore. Poi se tu invece dici: "No, vado dall'altra parte", e poi cadi in un buco, cavoli tuoi, fondamentalmente. Non so se mi sono spiegata bene, no? Benissimo. Mh. Quindi se vuoi Simone, se vuoi possiamo anche già passare a vedere concretamente di cosa si tratta, a meno che tu non abbia altre curiosità, cos'è questo tema numerologico. Se vuoi possiamo andarlo già a vedere, dimmi tu. Ehm, Sapere altro prima. sì, siamo più o meno a 30 minuti, quindi abbiamo altri 30, Mh. quindi mi prendo ancora qualche minutino e sì, adesso, magari tra appunto, non so, 5 minuti o qualcosa del genere, Okay, okay. entriamo un attimo nella pratica per capire meglio, insomma, cosa possiamo fare effettivamente con la numerologia. Però, consentimi un attimo di, prendermi quelli che è appunto un minutino per approfondire qualcosa. All'inizio, dicevi che insomma è una sorta di scienza, ehm, che la possiamo utilizzare per 2, come dire, funzioni principali: conoscenza e bussola, Sì, 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 hai detto. sì, Ehm, dimmi qualcosina in più su sulla conoscenza. Allora, poi quando avremo il tema numerologico davanti magari riusciamo anche a capirlo meglio. Comunque la okay, conoscenza diciamo che funziona un po' come funziona il tema natale in astrologia, che okay. penso abbiate non so se l'avete già trattato, Sì, in no? spagnolo, la puntata sull'astrologia, sì. Okay, comunque in astrologia cosa si fa? Quando si fa viene chiamato oroscopo, adesso io non voglio o tema natale, non voglio che si pensi all'oroscopo del giornale da leggere sotto l'ombrellone, però per oroscopo significa l'ora in cui sei nato, no, e il giorno in cui sei nato, in quel momento c'erano presenti determinati pianeti, mh, che Sì, stavano sorgendo, eccetera. Ecco, qua funziona un po' nello stesso modo, nel senso che noi abbiamo una data di nascita che rappresenta un po' un codice. Abbiamo una data di nascita, noi siamo nati in un determinato giorno, in un determinato mese, anno, a un determinato orario, per un motivo. Non è un caso anche questo, no, okay, è la data di nascita, ci racconta di noi, perché il giorno di nascita ci racconta che tipo di esperienze noi siamo venuti a fare in questa incarnazione. Il mese di nascita è quello che ci fornisce, che ci mette un po' i bastoni tra le ruote, nel senso che rappresenta un test per noi, ma una volta che superiamo quello un po' più sfidante, una volta che superiamo questo test, ci racconta un po' il modo in cui noi ci approcciamo alla vita e, rispondiamo alla vita in modo un po' inconscio, non siamo molto consci, quindi è quello proprio che ci vuole illuminare il mese di nascita, no, per quello viene chiamato anche test. okay, Sono stata chiara? Simone, sì. se non capisci No, no, cioè capisci che se non mi son spiegata bene, okay. tranquilla. Mentre invece l'anno di nascita ci dà un po' la missione comune, mh. Tutti quelli nati nel tale anno hanno una sorta di missione comune. Tutto sommato, quindi questo che cos'è? Sono dei codici che noi possiamo decifrare, che ci danno delle indicazioni su di noi. Come ho detto, ci danno il campo di esperienza che siamo venuti a vivere, ci dicono un po' come noi reagiamo a agli eventi della vita, come ci approcciamo. E poi quella che è un po' la missione comune. Cosa sono venuti? Perché ho deciso di nascere in tal anno e non in un altro?
perché c'è una specie di progetto d'anime, di anime, okay, quindi la numerologia ci racconta di noi come individui, ma siccome facciamo parte di lo sappiamo, no, siamo uno, Mh-mh. quindi ci fornisce anche qual è perché sei adesso qua, perché hai deciso di venire adesso in questo tempo. E questa è un po' la data di nascita. Poi abbiamo il nome e cognome, e il nome e cognome ci parla un po' di più di quello che già abbiamo del lavoro che già abbiamo svolto, diciamo, nelle vite precedenti. Diciamo che, questo approccio numerologico si basa molto sul fatto che esistono più vite che l'anima si incarna. Non ha molto senso quindi fare un lavoro di questo tipo nel momento in cui tu non ci credi. Certo. Quindi qua bisogna essere un po' chiari. E il nostro nome e cognome ci dà anche, appunto ci dà informazioni sulla nostra famiglia, perché il cognome ci dà le informazioni sulla nostra famiglia Mh-mh. d'origine. Non sappiamo se io e te siamo della stessa famiglia, questo è l'arcano da scoprire alla fine del okay, però ci chiamiamo di noi, okay? Ehm, e poi appunto questo è un po' lo studio che si fa sulla persona, mh? Quindi la prima funzione della numerologia, capire questo. La seconda funzione, come dicevo, questo navigatore che mi dice: "In questo momento della tua vita c'è questa energia, okay, dirigiti verso questa energia perché se ti dirigi in questa energia, cioè non è un è un momento in cui tu ti devi occupare di fare quel lavoro, okay, e quel lavoro è sostenuto da quell'energia." Più o meno è questo. Okay, Sì, permettimi sì, chiedi, chiedi. di ricapitolare e correggimi se sbaglio. Sì, Quindi, fondamentalmente la numerologia è una scienza che si occupa dei numeri, partendo dal presupposto che i numeri non son solo numeri, così come li conosciamo, ma hanno un significato, preciso, insomma, sono comunque dei simboli, dei codici, eccetera, 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 che sì, ci parlano della realtà in una prospettiva diversa. Ehm, Uno degli ambiti di applicazione, per così dire, principale della numerologia siamo noi stessi, in un certo qual modo, quindi, tramite, in questo caso, il nome, il cognome e la data di nascita che, si rifanno a dei numeri, possiamo ottenere delle informazioni, insomma, preziose per quel famoso "Nosce te ipsum", conosci te stesso, che è un po' forse la morale della favola, un po' del tutto, no, conoscerci per uscire dal matrix, riallinearci e connetterci con chi siamo davvero in essenza. esatto. Quindi un po' Mh-mh. come l'astrologia, insomma, è uno strumento che ci parla di noi. E poi dicevi anche che oltre al focus, nostro personale dato da nome, cognome e data di nascita, possiamo la numerologia ci serve anche per conoscere, dicevi, La direzione in cui muoverci in un determinato momento, mh? anno, mese, Anno, indipendentemente. mese, giorno, cioè se io, per ese ti faccio l'esempio, io oggi tu mi hai chiesto: "Che giorno preferisci farlo?" Perché io ti ho dato delle alternative e Sì, io ho scelto oggi, ma non l'ho scelto in quanto 16, vabbè, noi stiamo registrando, tanto si sa, no, che registriamo. sì, certo, sì, sì, sì. Okay, oggi è il 16 gennaio del 2026. Per me, nel mio tema numerologico, oggi è un giorno 33. Mh. Perché ho scelto questo giorno? Perché il 33, essendo l'energia cristica e l'energia dell'amore incondizionato, per me rappresentava una bella energia per donarmi, per donare la mia conoscenza. Okay, Capisci? okay, Ecco, e quindi tra le varie alternative ho scelto oggi, perché per me a livello personale questa energia mi porta proprio alla condivisione. perfetto. Per Qui per fare un esempio pratico così comprendi, okay, questo è il mio giorno personale, l'energia del giorno dura solo un giorno. Poi ci tengo a specificare che le energie non sono così quadrate, perché cioè non è che inizia a mezzanotte non è così, però l'energia del giorno è quella un po' più chiaramente cioè più veloce. La settimana ci dà un'altra energia, e quella è mh, l'energia che appunto ti porti durante tutta quella settimana. Poi c'è quella del mese, che è molto importante,
e quella dell'anno, ancora più importante. Adesso, posso fare una piccola parentesi sul 2026, visto che ci siamo? Mi hai tolto le parole di bocca! Okay, perfetto. Allora, per parlare appunto per comprendere come funziona questa bussola, usiamo come esempio il 2026 in cui siamo appena entrati. Sì, Come si capisce che tipo di energia ha il 2026? Si devono sommare le singole cifre dell'anno. Quindi 10. ne facciamo 2 più 0 più 2 più 6, abbiamo un 10. Ora, molte numerologie riducono ad una cifra sola. Quindi 2026 10, 1 più 0 1. Nel mio tipo di numerologia si considera anche il numero da cui parte, da cui nasce, okay, perché una cosa un significato ha l'1, un significato ha un 10, giusto? Certo. Perché se io ti do una caramella, ho 10 caramelle, è diverso? Sì o no? Beh, Okay, è diverso. Poi è sempre un 1 nella sua essenza, ma è amplificato, perché lo 0 amplifica l'energia del numero che è prima, quindi in questo caso il 10, 1 con uno 0, lo 0 è una lente di ingrandimento nella numerologia, okay? mh, Quindi è un 1 amplificato. okay. Mi Sì. ricorda un po' il matto nei tarocchi forse. Comunque, Lo 0? esatto, Mh-mh, che okay. amplifica. Amplifica, sì, lo 0 amplifica, perché lo 0 adesso non voglio entrare proprio nello specifico di ogni numero, rimaniamo sul 10 se no ci perdiamo in questa essenza del 2026, però lo 0 in realtà è quello da cui nasce tutto, no, ti ho detto prima, ti ho citato i cicli di Pitagora, dallo 0 nasce l'1, il 2, il 3, okay, però è dallo 0, da questo vuoto pieno in realtà, Mh-mh. no, Sì, e quindi questo 0 è piena potenzialità, okay. è una piena potenzialità che va a amplificare l'1. Siccome l'1 è un numero di novità assoluta, giusto? Mh-mh. Poi ha dietro questo 0 che lo amplifica. Ma parlando di cicli, il 10 è diverso dall'1 perché noi ci muoveremo nel 2026 non da un vuoto totale e inizia una novità totale, ma noi il 10 arriva dopo il 9, 8, 7, 6, tutto un ciclo di 9 numeri. Per cui noi ci muoviamo nel 2026 con tutta un'esperienza che abbiamo fatto nei 9 anni precedenti, okay, quindi il 2026 è un anno proprio di svolta, perché noi possiamo andare a cambiare tutti quei 9 cicli, quei 9 anni di ciclo, però avendone l'esperienza. Cioè abbiamo fatto determinate esperienze, abbiamo acquisito una saggezza, abbiamo compreso cosa è buono per noi e cosa non lo è, cosa lasciare nel passato, cosa portarci d'ora in poi. Avremmo dovuto, chi ha fatto un lavoro quindi è cosa importante in questo 2026 andare un po' anche ancora a vedere che cosa veramente mi hanno insegnato tutti quei 9 anni precedenti. Nel mio caso ti ho detto che ho scoperto i numeri proprio in quel momento, okay, quindi cosa lascio andare? Lascio andare tutte le mie credenze mentali che non mi servono più e procedo con molta più forza e con molta più decisione, con molta più determinazione verso questo nuovo mondo che ho scoperto, mh? Quindi cosa possiamo fare in questo 2026, soprattutto nei primi mesi? Possiamo andare a vedere cosa di quei 9 anni precedenti sono stati per noi nutrienti e ancora sono di nutrimento e ce li portiamo avanti. Cosa invece è meglio che rimanga lì, che non ci serve più, mh? Perché il 10 poi, nel suo significato, è il numero dei 10 talenti. I 10 talenti, non so se ti ricordi la parabola dei 10 talenti, no, a ognuno è stato affidato un talento, non 1, diversi talenti a seconda della persona. Alla fine cosa succede? Che chi mette in atto i suoi talenti poi ne riceve molti di più, chi invece li seppellisce rimane a mani vuote. Quindi un po' quest'anno ci sta dicendo: "Okay, ehm, metti in atto le tue qualità, i tuoi talenti, i tuoi doni e falli fruttificare.
espanditi, porta te stesso nel mondo, porta i tuoi talenti, porta i tuoi doni, non aver paura di essere chi sei. Questo è un po' il significato del 2026. Se noi facciamo la somma dell'anno, noi possiamo anche analizzarlo come l'ultima cifra, quindi solo come 26, e il 26 è un numero che ti dice: esci dal controllo e fidati, buttati, entra nel flusso. Mh? Wow, Attraverso un altro calcolo, io prendo il 20 e il 26 e li sommo e ho un 46. Il 46 è: se ti fidi dell'universo, della vita, della grande vita, la vita ti fornisce gli strumenti per raggiungere i tuoi obiettivi. Quindi questi sono i 3 messaggi principali che il 2026 ci dà a livello collettivo. Voglio fare una specificazione: abbiamo, un anno collettivo universale, che è uguale per tutti, quindi siamo tutti come umanità nel 10-1, ma ognuno di noi ha il suo anno personale. mh, Come funziona? L'anno personale parte il giorno del tuo compleanno del 2026 e finisce il giorno prima del tuo compleanno del 2027. Esempio: Simone è nato il 5 febbraio, giusto? giusto? Adesso è ancora nel suo anno personale 2025. Inizia il suo anno personale 5 febbraio del 2026 fino al 4 febbraio del 2027, okay? L'anno personale si muove diversamente dall'anno universale, okay? Perfetto. Io ne approfitto per dire che ho creato un report numerologico personalizzabile sull'anno personale, perché mi è sembrato interessante durante quest'anno, che secondo me ha proprio quest'anno secondo me è molto importante per tutti noi, essendo questo 10. A parte che per Pitagora il 10 era proprio il numero della perfezione, il numero massimo, no, ma anche nel nostro concetto, se ci pensi, pensa al calcio, il numero 10 è il campione, l'eroe, no, 10, quanto hai preso? Ho preso 10. Quindi, come ti dicevo prima, crediamo di non conoscere i numeri, ma li conosciamo. Lo sappiamo che il 10 è un numero forte, potente, lo sappiamo. Quindi quest'anno è molto particolare e se riusciamo noi ad inserirci anche a livello personale in questa energia, sapendo dove devo andare a lavorare il mio talento, mh, okay, quindi tu Simone entrerai nel tuo personale 2026 il 5 febbraio con un 17, perché ti ho fatto la mappa numerologica e lo so. Quindi cosa succede? Tu devi abbinare il tuo anno personale all'anno universale. Quale talento allora devi tirare fuori tu? Devi tirare fuori ancora di più la tua verità, perché il 17 è un numero che parla della verità, della ricerca della verità, che non è da cercare fuori, ma che è da cercare dentro. Mh? Okay? Okay. Sì, dammi un secondo. Quindi praticamente, per dare un riscontro pratico insomma, alla teoria relativa alla numerologia, abbiamo deciso di, in questo caso analizzare un pochino la mia data di nascita per capire appunto cosa a livello pratico, cosa ci può dare la numerologia. Adesso adesso magari ci entriamo. Mh. Io però non posso fare a meno, credo, di hai detto un bel po' di cose interessanti, non so se sia il caso di commentarle tutte, però sì, allora quindi, ogni anno ha un significato. Il 2026, ne ha uno, ci hai detto che in qualche modo, è importante capire cosa lasci e cosa appendi. Mi ha rimandato un po' al 9 dei tarocchi sempre di Marsiglia, l'eremita, che insomma si avvicina a un cambio di ciclo, però prima controlla il percorso dall'1 al 9 che ha fatto, ehm, cercando anche, no, così di illuminare un po': "Okay, vediamo Esatto, cosa esatto. prendo, cosa Sì. lascio". Sì, ma infatti è così. In quei cicli di 9, no, hai quel 9 che ti chiude un po' la situazione. Noi adesso siamo già entrati nel 10, allora cos'è che gira? Cosa Okay. deve girare, no, quei 9 noi li abbiamo già lasciati. Ah. Adesso questi primi anni, cioè i primi mesi di questo anno sono proprio per andare a fare l'ultimo check diciamo, no?
cosa prendi, cosa lasci, cosa prendi, e poi dicevi il messaggio è quello di fidati e lanciati, no? Fidati e lanciati, credi in te stesso, perché il 10 credi nei tuoi talenti e portali in manifestazione. Fidati e lanciati, perché sono 3 i numeri che ho dato, il 10, il 26 e il 46. Sì. 10 usa il tuo talento e portalo nel mondo. 26 lanciati, non avere paura. 46 fidati che la vita ti fornisce gli strumenti per avanzare Perfetto. dove vuoi avanzare. E questo era l'anno universale, lo chiamiamo, come l'abbiamo chiamato? Universale, collettivo, sì, universale. Perfetto. E Mh, poi hai parlato anche di un anno personale che tutti noi, ogni anno abbiamo e cambiamo, no, certo, in relazione alla nostra data di nascita, giusto? esatto. Sì, sì. Okay, Mh, perfetto. Adesso, è arrivato il momento di entrarci in qualche modo. Vabbè, hai parlato anche della parabola dei talenti che in qualche modo forse si può ricollegare al ehm, c'è un'altra frase, adesso non ri mi pare che la disse proprio Gesù. In qualche modo sarebbe una cosa tipo, a chi ha gli sarà dato di più e a chi non ha gli sarà tolto, un qualcosa del genere, che può sì, sembrare ingiusta, però in realtà è proprio forse un invito a coltiva i tuoi talenti esatto, sì, e verrai ricompensato, no? esatto, ma sta lì. Questa frase che hai detto è proprio nella parabola dei 10 Ah, è talenti. lì? Sì, Okay, poi sì, viene ripetuta altre volte. Io ho un questo passato di cui vi ho parlato, sì. che con cui ho dovuto farci i conti, ma che in realtà mi è stato utilissimo. Perché Infatti io te lo volevo dire in realtà in qualche modo, cioè in realtà, ehm, per quanto tra virgolette "limitante", però magari è stato proprio quello che ti ha portato anche a capire in un certo qual modo anche la numerologia stessa, no? assolutamente, perché poi c'è tutta la numerologia sacra che si basa sulla Bibbia e io La mi se conoscevi? infatti non è stata una di quelle cose che io ho buttato via, assolutamente, anzi ti dirò, giusto perché è bello dirlo, che tutto quel mio mondo non è che io l'ho rifiutato o abbandonato, ma tu la mia fede si è espansa, è Fantastico. stata molto più grande quindi. E ho letto la Bibbia, così come la Divina Commedia, adesso la leggo comunque con tutt'altra perché ha dei significati che sono pazzeschi, incredibili, se riesci a leggerli da un altro punto di vista, quindi è uno dei testi fondamentali. Sì. Certo. Mh-mh. I nodi sono venuti al pettine e hai unito i puntini e hai capito che tutto aveva un Sì. senso. Ho messo il balsamo. Perfetto. Okay, dai, allora, per insomma far capire un pochino anche a chi ci ascolta cosa potrebbe dargli nello specifico la numerologia, una lettura numerologica di una l'abbiamo chiamata mappa numerologica? Sì, mappa o tema numerologico, uguale, mappa no, chiamiamola mappa che dà anche l'idea della direzione, dai, mappa. Okay, quindi in questo caso prendiamo la mia, data di nascita e senza Sì. entrare troppo nei dettagli perché magari insomma al pubblico No, 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 no. però Giusto per far far vedere capire cos'è, come esatto. appari. Mh-mh. Allora Laura, tu me ne hai mandato una che adesso condividiamo, che è appunto la Sì, mia, sulla mia data di nascita. Ecco, quindi insomma una eccola qua. chi ti ascolta e vorrebbe, farsi fare la sua di mappa, quindi cosa potrebbe poi al netto ottenere? Tu hai parlato di talenti, forse hai parlato anche di missione, quindi parliamo dal presupposto che ognuno di noi ha dei talenti e in un certo qual modo ha una missione da vivere. Assolutamente. Sì, sì, assolutamente. Dunque, cerco un po' di spiegarla, ma chiaramente chi viene a fare una lettura non è che deve comprendere cos'è, però giusto per farvi capire, come vedete c'è tutto un ci sono dei calcoli sulla data di nascita di Simone, poi c'è tutta una parte dove c'è il nome e cognome, dove anche lì ci sono altri calcoli e questo cerchio che vedete è il famoso cerchio dei cicli, dei macrocicli che vi dicevo, mentre quelle dove c'è scritto NAP, quelle 2 strisce, sono, l'anno personale di Simone. Adesso si trova in un 16/7, ma ancora per poco tempo, infatti ho messo la freccetta lì alla fine di quella linea, esatto, lì, perché ormai Simone sta entrando nel suo nuovo anno personale.
che è un 17. E poi, questo triangolo invece in basso che vedete è un triangolo che ci parla un po' del karma di Simone in questo caso. Poi abbiamo tutta questa parte invece dove c'è scritto età, obiettivo personale, che è un po' una legge, è abbinato Simone, e poi quella specie di tris che c'è lì sotto, è un numero che aiuta il numero di nascita di Simone. E invece nella parte poi sottostante c'è il numero della maturità spirituale, è un numero che si chiama dell'alleato. Quindi un po' questa è la descrizione di questo tema, che vi dico, per costruirlo ci vuole moltissimo tempo, ci vuole almeno 1 ora. Cosa andiamo a vedere qua in questo tema? Andiamo a vedere i numeri, chiaramente i significati dei numeri, ma guardiamo anche come è disposto questo tema, perché raccontavo a Simone che in realtà questo è un quadro che rappresenta tutta la vita di Simone. Sì. Quindi non andiamo solo a vedere i numeri, ma guardiamo la distribuzione. Quindi quanto il foglio è pieno, quanto il foglio è vuoto. Per farvi un esempio, questo tema di Simone secondo me, cioè se dovessi, ehm, fargli una lettura privata, gli direi: "Simone, qua c'è tanto pieno, forse devi svuotare qualcosa?" Cosa mi rispondi, Simone? Mah, probabile. Mh. Ti senti molto pieno in questo tante cose da fare? Beh sì, in questo particolare periodo ho insomma un progetto importante che sta Mh. per arrivare al suo diciamo lancio, quindi sì, E ti sta tenendo molto occupato, ti sta riempendo molto il tempo? queste ultime settimane effettivamente sì. Allora, mi interessa, grazie che hai detto in questo periodo, perché spesso si crede che la lettura numerologica si faccia una volta nella vita, ma non è così. Perché, come tu hai detto bene, in questo momento, in questo periodo sono così. Se io ti rifaccio il tema tra 1 mese, questo tema è completamente diverso nella sua disposizione. Ah, E non solo, i numeri, che sono sempre quelli, perché tu sei sempre nato il 5 febbraio dell'88, non è che cambia, però cambiano la loro forma. sì, Mh? adesso, magari un attimino per riassumere, al di là di, insomma, diciamo, tra virgolette, "definizioni ed etichette" come campo di esperienza, eccetera, eccetera, Sì, e al di là anche della mia di mappa, una persona, sì, che volesse approfondire o volesse venire da te a farsi fare appunto una lettura di questo tipo, così riassumendo proprio in poche parole, cosa ottiene okay. questa Allora, riassumendo in poche parole, noi guardiamo cosa sei venuta a fare qua. sì, Quali sono i tuoi doni? Come li puoi sfruttare? Quali sono le tue potenzialità che conosci o ancora non conosci? Perché a volte veramente uno gli dico: "Guarda che tu puoi fare questo", e rimane tipo: "Ma cosa stai dicendo?" Poi invece nel tempo lo capisce, no, quindi sì, scoprire tesori, mettiamo così, scoprire tesori di cui non conoscevi l'esistenza. Si va a vedere anche quali sono le credenze che ti porti appresso dalla tua famiglia, per individuare appunto quello che in realtà non ti appartiene. mh-mh, Ehm, s Diciamo che in generale vengono, messi in evidenza i tuoi doni, le tue qualità, le tue potenzialità e anche ciò che ti sta bloccando, le tue paure, ciò che ti blocca, ciò che, in realtà a te sembra un ostacolo che invece può diventare invece il tuo trampolino di lancio, mh, andando a vedere anche ciò che può sbloccare, ovviamente, ciò che può sbloccare anche tutta questa i blocchi e le paure da dove provengono. Quindi insomma è, diciamo, un viaggio complesso che, come vedi insomma è anche un po' difficile da riassumere, perché son tanti i numeri che si vedono. certo, certo, Quindi certo. non so, spero di essere stata abbastanza chiara, che sia comprensibile. Diciamo è un modo per conoscere se stessi, detto in 2 parole, è un modo in cui puoi conoscere te stesso e anche, ehm
potenziare ciò che già conosci e ciò che ancora non conosci. Okay? Okay, Laura, sulla falsariga di questo riassunto flash che hai Sì, dato a livello generale, prenditi, se possiamo, altri 60 secondi flash, sì, per quindi compensare in poche parole, in questo caso la mia, di okay. mappa su questo che hai appena detto, no, quindi Okay, cosa. allora diciamo che Simone ha un talento che consiste nel, saper individuare in se stesso, prima di tutto, e negli altri, ciò che deve essere integrato, ciò che non vuole essere visto, ma che deve essere integrato, che probabilmente in questo momento stai facendo, avendo un dono che è quello della parola che crea, quindi ha un peso la parola che tu dici, probabilmente in questo momento risulta essere ostile, ma imparerai perché diciamo la tua missione è quella di portare un messaggio al mondo, ma con un'energia delicata. Potrai farlo attraverso diversi strumenti. Essendo tu avendo anche numeri di ponte, quello che attualmente stai facendo fa parte proprio del tuo percorso, perché connettando è un modo in cui tu porti un messaggio spirituale anche ad altre persone, ampliando i loro limiti mentali, facendo vedere altri mondi che possono fare paura, ma che in realtà esistono e quindi tu stai in un certo senso risvegliando le coscienze. Okay? Okay. È abbastanza chiaro? Sì, sì, Sì? qualcos'altro che ti viene in mente per chiudere? Ah, me ne vengono in mente 100.000, ma diciamo che rimaniamo così, eh. Okay, Allora no, diciamo solo dai, sull'ultima cosa, il numero del tuo cognome, che indica probabilmente che tu che questa tua ricerca spirituale può essere stata un po' travagliata, come se fosse una luce alla fine di un tunnel, e questo tunnel non finiva mai e che ti ha tenuto un po' separato. Come se, cioè ci fosse una parte di te che ci credeva e una parte di te che diceva: "No, basta." okay, Questa è un po' l'eredità che ti è arrivata e questo è il numero della tua eredità familiare. Può essere che nella tua famiglia ci siano state, anche lì delle ricerche travagliate sul mondo oltre Maya. e l'invito quale sarebbe? Tieni duro che prima o poi la luce. Sì, continua, 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 continua. Sì, questo numero ti dice: "Continua, continua, continua, continua", non metterti, cioè trova un punto di unione tra queste 2 parti che si battibeccano, no, una che dice: "Ma che no, ma sì, no, continuiamo, no, eh". Devi proprio trovare quel punto, lasciarti andare e fluire e poi lo trovi, diciamo. Okay, quindi Eh. interrompiamo la condivisione della mia mappa, torniamo a noi. Che dire, molto interessante. Ehm, Vabbè, ovviamente noi potremmo anche stare qui ore a parlarne. Ah sì, sì, giorni direi. 800.000 parentesi poi, però col tempo, stiamo forse già iniziando leggermente a sforare. Parlare? Dai, vai. Ascolta, invece questa puntata numero 36, volendo 36, possiamo vedere qualcosa anche lì, eventualmente. assolutamente. Allora 36, il 36 è un numero proprio che arriva dal 33, quindi è interessante quello. 36 è allora la trentina in generale, che ti interessa perché tu ne hai tanti anche nel tuo tema, la trentina in generale è tanta energia creativa, però anche tanta dissipazione di energia, okay, e il 36 è proprio una dissipazione di energia perché si vogliono fare troppe cose, soprattutto troppe cose per gli altri. Perché 33, 36, vogliono anche fare un po' i salvatori, chiaramente, no, il numero di Cristo, il Salvatore. Bisogna invece stare ama il prossimo tuo come te stesso. Cosa ci hanno insegnato? Ama il prossimo tuo come te stesso, se lo sono dimenticati. Quindi cosa significa? Devo amare prima me stesso, perché se no non sono nelle mie facoltà piene, non posso dare niente. Se non mi ricarico le mie pile non posso assolutamente funzionare.
Il 36 deriva dal 33 ed è proprio quell'estremo dare agli altri che ti scarica completamente, okay? Okay. Quindi, il 36 invece ti dice: impara, perché poi diventa un 9, quindi impara a dosare le tue energie nel modo giusto, non disperderti. E forse noi in questa puntata ci stiamo un po' disperdendo. Che dici? Torniamo un po' torniamo un po' nel Torniamo un po' a noi. nel nostro binario. Va bene, non so, c'è qualcosa che vuoi aggiungere? Direi di no, direi che ho detto tutto. Vabbè, l'unica cosa appunto che magari, ci tengo di nuovo a ribadire che si può fare tante volte la lettura numerologica. Io la consiglio 1 volta al mese, perché i numeri cambiano e cambia molto, cambia a parte i numeri dei cicli che cambiano, no, il giorno, il mese, la settimana, ma proprio i numeri vengono arrivano in forme diverse e può essere veramente un valido aiuto per comprendere in che direzione devi andare. E poi è molto interessante anche, vengono fuori tantissime cose interessanti e utili quando si fa la lettura del gruppo familiare. A me piace moltissimo. E ecco, una cosa che non ho detto, io collaboro anche con psicologi. È Okay. molto bello mettere la numerologia nelle terapie di psicologia, è molto bello. Poi cos'altro devo dire? Per un periodo ho fatto esiste anche la numerologia aziendale. Mh-mh. Anche quella interessante l'ho fatta, però sinceramente è un campo che mi piace un po' meno, l'ho un po' mollato. Ehm, Sembra di aver detto tutto. Ecco, solamente questo che le persone magari pensano che: "Ah, la faccio una volta e non la faccio più." No, no, Mh. può essere utile farla al prima di un mese no, perché comunque, siamo un po' lenti noi, no, dobbiamo un po' Certo. Però eh, comunque, l'anno personale, sì. oltre all'anno tra virgolette "condiviso", in una cioè nell'arco di un anno è lo stesso, no? Sì, sì, Per è no lo stesso però è diviso in trimestri. Okay, Quindi a ogni trimestre c'è un numero, poi chiaramente quindi che si va a inserire nell'energia più ampia. Ci son okay, sempre okay. numeri dentro numeri. Quindi Sì. ascolta, il nostro anno personale non combacia, giusto, in questo caso col 2026, no? Eh beh, tu il tuo abbastanza, perché comunque è a febbraio, quindi il tuo combacia. Il mio combacia, però se dovesse farlo Eh. un'altra persona No. non è la Per stessa cosa. esempio no, io sono nata a maggio, quindi il mio Okay, anno personale del 26 inizia a maggio. Io adesso personalmente sono ancora nell'energia del 2025. okay. E Mh. e Questo quindi discorso è un po' complicato, un po' okay, difficile da capire, però va da compleanno l'anno personale va da compleanno a compleanno. Io finché non compio gli anni nel 2026, sono ancora nel mio 2025 personale, ma sono già entrata collettivamente nel 2026. Tu sei più vicino, quindi per esempio chi nasce a gennaio e si fa combacia e va bene. Tu sei nato a febbraio, quindi entri quasi subito nell'energia della collettività. okay, che però comunque è un'altra cosa, rispetto all'anno di nascita, no, Sì, sì, no, l'anno di nascita è tutto un altro significato. quindi il mio anno personale e di chi è nato, insomma a inizio anno combacia al 100% con quello che abbiamo detto sul 2026? Sì, sì, sì. Il 2026 è un messaggio da ricordare anche nel 2027, mettiamola così, per chi è nato come me, maggio, giugno, luglio, agosto, io il 2026 me ne faccio metà che sono già nel 2027, okay? Pensa a chi nasce il 31 dicembre, fa il salto di 1 anno. Ah, okay, Eh, chi è nato il 31 dicembre del ven cioè chi è nato nel il 31 dicembre è entrato nel 2025 praticamente alla fine del 2025, okay? Va di compleanno in compleanno, funziona così, okay. okay? Sì, okay, per modo di dire, nel senso che, È un po' complicato questo discorso, però come tutte le arti, le scienze, le tecniche che non conosciamo, insomma anche l'astrologia, i tarocchi, c'è un mondo c'è un pazzesco. mondo
che non si può certo riassumere in 1 ora, però più o meno assolutamente. infarinatura generale, no? No, quello era l'intento. Sì. E insomma poi, io, da canto mio ti posso dire che l'energia della numerologia, così come dei tarocchi in altre puntate o dell'astrologia, eccetera, ne abbiamo fatto 36 puntate, quindi insomma Eh. ce ne sono state diverse tecniche, conoscenze, discipline, arti, eccetera, eccetera. Diciamo che mi è arrivato il potere della numerologia e presumo che sia arrivato anche a qualcun altro che ci sta ascoltando, che quindi magari volesse per conoscersi meglio e tutto quello che ci può offrire la numerologia col tema numerologico, se volesse approfondire, insomma, lasciamo qua sotto nella descrizione del video qualche tuo contatto per entrare un po' più nello specifico con una lettura assieme a te. Con molto piacere. Benissimo, allora Laura, se, più o meno, per quanto riguarda la numerologia abbiamo detto quello che dovevamo dire, ci possiamo avviare verso, le domande di chiusura di questa intervista. Sì? Mh-mh. Sì, E allora procediamo subito con la prima. Ti chiedo di consigliarci, che non per forza deve essere collegato alla numerologia, sì. insomma, un libro che per te è stato ed è importante e vuoi consigliare agli ascoltatori. Sì, a parte che ne avrei 100.000 ovviamente, no, però uno che in realtà è famoso, o almeno era tanto famoso, aspetta che eccolo qui, era tanto famoso, era in voga tempo fa e poi io l'ho ripescato dalla cantina quest'estate e quindi mi sento assolutamente di consigliarlo. Non so se lo vedete. Il messaggio per un'aquila che si crea un pollo l'ho letto tanti anni fa. Sì, L'hai letto? Anch'io l'ho letto tanti anni fa, ma veramente tanti anni fa, tipo avevo 20 anni, perché andava molto di moda all'epoca. okay, Col senno di poi posso dirti che non ci avevo capito niente all'epoca e che quest'estate l'ho trovato veramente un libro meraviglioso nella sua semplicità, quindi consiglio questo. okay, insomma mi pare fosse un po' sulla linea del se sei un pesce vai nell'oceano e nuota, se sei un uccello vola nell'aria. Ma guarda, in realtà, anch'io mi ricordavo così, poi invece è tutt'altra cosa, quindi ti Okay. consiglio veramente di rileggertelo. A parte che lui è in realtà è un gesuita, ed è interessante perché è un gesuita che parla di con una mente così aperta che parla di buddismo, induismo, quindi ha proprio, no, un po' forse è perché mi ricorda anche un po' la mia storia, no, son passata dalla scatola religiosa fino a insomma, a cambiare completamente. No, parla proprio di gioia, di semplicità, di non voglio spoilerare, voglio che lo leggiate. Ah, okay. Sì, poi vabbè, quando si rileggono i libri dopo tanti anni, magari la lettura, ciò che arriva è diverso. Guarda, è come se avessi un altro libro. Quindi il libro è consigliato. Perfetto, anche un film per caso? Sì, allora vi consiglio un film abbinato al nostro 2026, perché è un film che parla del numero 10. Okay. Quindi come ho detto il 2026 è un 10, è del talento, ed è il film Pelé. Ah, Il film Pelé perché Pelé è nato in un mese 10, a parte che poi la sua maglia era una maglia 10, ma parla di come, il talento personale serve a cambiare le sorti non solo della persona interessata, ma anche in questo caso di un paese. Perché io non lo so se sai, la storia di Pelé è una storia interessantissima, dove lui aveva uno stile molto particolare. Poi io non amo il calcio, però questo film mi ha appassionato perché io ci ho visto proprio il numero 10 impersonificato. Lui aveva uno stile molto particolare che veniva definito dagli europei grezzo, rozzo. Lui e tutta la squadra del Brasile che fino all'arrivo di Pelé era una squadra da niente. Proprio okay. considerati eh. Ehm, Cosa succede? Arriva Pelé, incominciano a diciamo a vincere, vanno ai mondiali, ma gli viene intimato di giocare secondo le regole europee, cosa che loro non sapevano fare. Quindi cominciano a perdere e poi lì c'è appunto alla fine Pelé che si ribella, trascina tutti i suoi compagni a giocare come loro sanno giocare, da selvaggi.
ma quella è la loro peculiarità. E quindi il 10 insegna proprio questo: tu porta il tuo talento, non devi paragonarti agli altri, non ti devi fare castrare dagli altri. Quindi questo è anche il messaggio del nostro 2026. Bello. Da quel momento, cioè poi il Brasile, lo sappiamo adesso, la squadra del Brasile è considerata top, il top dei top, per cui una persona sola può veramente cambiare il mondo. E Se mi si piace. ri se si riallinea e connette col suo talento. Assolutamente, se ha anche il coraggio di farlo. E a volte ci vuole coraggio, no, andare contro tutto, contro l'opinione pubblica, contro le critiche, contro il giudizio. Assolutamente. Però magari la mappa, tornando a bomba un attimino, ci dà Sì, anche un aiuto a riallinearci in primis e in secondi a trovare quel coraggio per farlo. assolutamente, assolutamente. Quindi Pelé. Perfetto. Poi abbiamo un altro tipo di consiglio, ci piovono dal cielo 100 €, sono a nostra disposizione. Cosa consigli di fare? Una lettura della mappa astrologica oppure Quello certo, certamente. Allora io dico che prima di tutto ti cadono 100 € dal cielo, ringrazia, perché a volte ci dimentichiamo proprio di ringraziare e ci dimentichiamo anche che la gratitudine è una forza immensa e quindi mi piace dire prima ringraziate. Poi secondo me, a parte ovviamente la mappa, perché è ovvio, no, cosa posso dire, però io li userei per fare qualcosa di assolutamente inutile. Vi consiglio di usarli per fare qualcosa di assolutamente inutile, ma che vi porta gioia, perché siamo sempre lì, no, molto seri: "Ah, mi sono 100 €, allora come faccio?" No, una cosa inutile che però vi piace, vi dà gioia. Chi se ne importa, sono un regalo del cielo. Li uso, non erano nella mia contabilità, li uso per fare una cosa stupida. Questo è il tipo consiglio. cosa faresti tu? Ah, io? Ma non lo so, mi comprerei una cosa, veramente inutile che magari costa pochissimo, ma la voglio prendere super fashion e me la e prendo la versione più capito? Più specchietto per le allodole che esista. Una cosa così. Fare E una cosa completamente folle, che non ha nella sua senso, inutilità, ma magari ha una sua utilità. però che ti fa sorridere, che ti porta gioia, una cosa del genere. Eh beh, Così. già quello di per sé in qualche modo è utile. Sì. Okay, ne abbiamo un'altra. Momento difficile, di difficoltà, cosa fai tu o cosa consigli di fare per, insomma, stare un po' più tranquilli? Allora, diciamo che io faccio cose da numerologa sicuramente, quindi mi faccio le carte, mi controllo, come ho detto, che in che giorno sono, quindi lì riesco a navigare bene, no, Mh. però consiglio da dare a tutti, in realtà quando, io non sono insomma, sono un po' giù, no, si intende questo Sì, sì. no, sei un po' giù, non sei mi rendo conto che mi sto facendo determinare da quello che succede attorno a me. Quindi quando io mi faccio determinare da quello che succede attorno a me, non sono nel mio centro. Quindi la prima cosa che faccio è cercare di ritornare nel mio centro, mh. Una cosa che a me serve tantissimo è mettere i piedi sulla terra, a piedi Okay. nudi sulla Mh. terra nel giardino, se si può fare una passeggiata in spiaggia, in un bosco, in un parco, ma proprio, mettermi a contatto con la natura, perché la natura ha un potere molto grande, a parte che è scientificamente provato che, mettere il nostro corpo sulla terra, i piedi soprattutto, mhmm, ehm, riequilibra i nostri campi elettromagnetici, quindi già quello è proprio un toccasana. Ecco il gatto, non so se Eccolo. Sì, salutiamolo. ciao Gilda. Ciao Ehm, Gilda. ciao Gilda. Poi, vabbè, a me piace molto cantare i sutra o i mantra, oppure farmi quello che definisco il lavaggio del cervello, nel senso che mi ripeto tante volte, che ne so, se sto male perché, ehm, mhmm, ho paura di non riuscire a fare una cosa, per esempio, no, allora mi ripeto: "Tu puoi, tu puoi, tu puoi, tu puoi, tu puoi", proprio a macchinetta, oppure se, non so, mi succede una cosa che
mi mette preoccupazione, allora dico: "Oh, sto bene, sto bene, sto bene, va tutto bene, va tutto bene, va tutto bene", proprio mi ripeto perché come ti ho detto prima la parola crea. Mh. Il nostro cervello, il nostro subconscio ascolta tutto quello che noi diciamo per rilassarsi, perché poi in realtà, cioè a volte amplifichiamo anche, no, questi stati, cioè ci preoccupiamo, magari ne facciamo una panna montata di una cosa piccola, quindi cerco insomma di ritornare facciamo un riassunto, cerco di ritornare al mio centro, di non lasciarmi travolgere dalle emozioni, cosa che essendo nata di 2 ho, che a volte le emozioni non le reggo e boom, mi travolgono. E quindi cerco di ritornare ad uno stato un po' neutro, ecco, mettiamola così, però molto aiuta il contatto con la natura. Sì, è già uscito questo consiglio, tra l'altro. Sì. Sì. Benissimo, abbiamo, l'ultima in realtà, poi ce ne sono altre 2, ma forse Mh. questa è l'ultima proprio reale come domanda. Allora, hai la possibilità di mettere un cartellone nel cielo e scriverci quello che vuoi, come messaggio per l'umanità. Che ci scriviamo? Eh, questo è difficile perché vorrei scrivere tante cose. Allora, Ah, una piccola frase. una piccola frase. Allora, niente, la devo scegliere. O okay, allora: "Abbatti i tuoi limiti mentali". Va bene, Perché? Perché abbatti i tuoi limiti mentali, perché a volte tanti problemi che hai, tante paure che hai, tante possibilità che non vedi, dipendono proprio da limiti e credenze mentali, che come ho detto all'inizio, la maggior parte delle volte non sono neanche tuoi. Te li certo, hanno messi lì e tu non ne sei consapevole, quindi fai di tutto per abbattere i limiti mentali. perché la mente in qualche modo mente Mente, è al di là, mente e ha un potere immenso la mente, quindi abbatti questi limiti, vai oltre. Questo è il messaggio per il del cielo. benissimo. E adesso in realtà ci sarebbe l'ultima domanda da rispondere che fa parte di una catena dove Mh, tu, rispondi alla domanda dell'ospite precedente e ne formuli una per l'ospite successivo. okay. Iniziamo con la risposta Mh, alla domanda dell'ospite precedente, che è stiamo parlando di Susanna Concas, abbiamo parlato delle 5 leggi biologiche della nuova medicina germanica di Hammer mh-mh, e Susanna chiede: per te, in mh. questo caso, cosa sono i déjà vu e come si spiegano? Meraviglioso, torniamo a Matrix e al gatto. Ti ricordi? Certo. Quando vedevano il gatto era il déjà vu. Allora, per me i déjà vu sono dei momenti in cui tu sei, presupponendo che esista solo un grande ora, cioè un momento eterno, mh, Mh-mh. cioè non esiste il passato, non esiste il tempo, non esiste lo spazio. Quindi secondo me, no, questa è una cosa che proprio una cosa che mi invento, e penso io, non l'ho letta da nessuna parte, che sia chiaro, non voglio è proprio una cosa come la percepisco io. Quindi siamo in un grande momento, siamo in un eterno ora e quando ho il déjà vu, in realtà è come se io fossi entrata veramente in quella concezione senza spazio e senza tempo. Non so se mi son spiegata perché è un po' Sì, complicato. sì. Il déjà vu è un momento che in realtà, non lo so spiegare bene, è un po' complicato. Cioè, non è una cosa che si ripete, okay, perché a volte secondo qualcuno è un déjà vu, l'ho già visto e lo sto ripetendo. No, è proprio in quel momento, solo che tu lo percepisci in 2 momenti separati. Mi son spiegata? No. Sì, sto cercando di unire i Sì, se mi aiuti un po' a renderlo, perché io non riesco a spiegarlo. Cioè, è come se io in quel momento la mia mente avesse ecco, la mia mente ha percepito di non essere di Maya.
È un momento in cui la mente va fuori dal concetto spazio-tempo, diciamo così. Sì, c'è stato un piccolo acciacco, problemino di connessione, ti ho persa qualche secondo. Quindi fondamentalmente tu dici durante il déjà vu esci dalla separazione, esci dall'illusione Esatto, e ti sì, connetti con la vera realtà, del qui e ora. sì. Però È un momento di illuminazione o di consapevolezza, dove lo spazio e il tempo non esistono più, poi quando ritorni sei consapevole del déjà vu, hai capito? E dici: "Oh, l'ho già vissuto", ma in realtà è perché, ti stai in quel momento rendendo conto che sei tornato ripiombato nella dimensione spazio e tempo. quindi l'ho già visto nella vera È un realtà. varco è un varco nella dimensione spazio-tempo e poi quando torni nella realtà dici: "Cosa è successo?" È un po' più chiaro così? Sì, sì. Ehm, un pochino magari simile, diversamente simile a quello che succede nel mondo dei sogni. Ehm, Una sorta. una sorta. Sì, sì, Un una so tornare a casa in qualche modo, e poi ritornare qua, no, esatto, sì, sì, è come quel se sì, riesci ad entrare appunto nella dimensione vera e poi quando torni qua dici: "Oh, l'ho già visto", ma in realtà non è così. okay, Può essere interessante, può essere interessante, sì. Benissimo Laura, manca solo la era solo domanda. la domanda era solo questa: che cos'è il déjà vu, giusto? Solo questa era. Sì, poi c'era la come si dice, il piano B, ehm, che fondamentalmente, se non avessi saputo rispondere, c'era la domanda appunto di riserva e se ne hai uno ricorrente. Ah, no, comunque no, non ho un déjà vu ricorrente. Ma non lo so, non penso neanche che esistano i déjà vu ricorrenti. Okay. Non lo so, per me, non ho mai avuto un déjà vu ricorrente. Son sempre diversi. Ma ne hai uno in particolare che ricordi? Devo dire che non mi capita da molto tempo. Sì, però generalmente riguarda le cose che mi hanno detto, cioè cose che mi dicono, non riguarda un'immagine, riguarda parole. Okay, Poi certo all'interno di una ambientazione, però riguarda sempre delle frasi, non che ne so, che vedo appunto il gatto passare. Riguarda sempre qualcosa che mi stanno dicendo in un determinato momento. Penso: "Ma me l'hai appena detto". No, non è vero. Sì, okay. Magari te la stanno "ripetendo" tra virgolette, magari sono dura di comprendonio, e allora in quindi te la questo devono caso ripetere. sì. Benissimo, Laura tocca a te formulare la domanda per il prossimo. Allora, la mia domanda è questa: se oggi potessi essere dotato di un superpotere, quale sarebbe, come lo useresti e cosa racconta di te? Sai che è già uscita? C'è già? No vabbè, Devo non importa, non cambiare? importa. No, la Quale cambio, No, 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 è uscita in qualche puntata, è già stata risposta. Quindi se potessi Oh avere un no. superpotere quale sarebbe? Come lo useresti? Come lo useresti e cosa racconta di te? Va bene, lo posso cambiarla, No, no, se no, no, va bene, va bene. Anche perché non era magari così specifica forse, non ricordo più. Non ho un déjà vu che me lo ricorda. non hai déjà Va bene Laura, io direi che ce l'abbiamo. sì, dai, sì. Grazie Simone, grazie a tutti. Mi ha fatto piacere essere qua. Questa è la mia prima intervista in assoluto, E magari sarà la prima di una di tante. di Ma tante. noi dobbiamo svelare l'arcano, ti stai Mi dimenticando? stavo dimenticando Eh, dell'arcano. Lo sveli tu? lo svelo io. Allora, io e Simone non siamo parenti, siamo di Assemini e ad Assemini è pieno di gnoi di vari rami, che poi io penso però siano tutti poi provenienti da un ceppo unico, però Chi lo sa. nel tempo si sono separati, quindi Magari non siamo parenti. alla lontana, cugini di quinto, sesto grado, chi lo sa. Può essere, però non ne abbiamo notizia, dovremmo andare a vedere negli archivi.
se hai sentito, se sei arrivato sino a qui, insomma, complimenti perché, vuol dire che ti sei visto la puntata intera. Intera e hai avuto pazienza. Complimenti. Eh beh, la pazienza insomma è una virtù importante. Laura, Assolutamente. Simone, grazie davvero. grazie a te, alla prossima, magari più avanti ne rifacciamo un'altra, Magari in spagnolo, magari in spagnolo, certo, perché no? perché Sì, no? perché è un podcast bilingue, Sarebbe bello. sarebbe bello. Va Va bene. bene, Grazie a tutti. grazie a tutti e alla prossima. Ciao, ciao. Ciao, ciao.